Qual è la prima cosa che vi viene in mente pensando alla parola inverno? Ma no! Per noi della Spannoficina, quello che ci piace di più dell'inverno è poter organizzare ignorantissime spedizioni di guida su neve e ghiaccio. Non siamo dei piloti di rally, quindi niente di complicato, dispendioso o pericoloso. La nostra formula vincente è la compagnia giusta, delle strade innevate come si deve e delle macchine che non temono di prendere qualche muretto prima o dopo. Nel 2018 abbiamo organizzato la nostra prima spedizione su una Fiat 16 con le gomme termiche. Nel 2020 abbiamo ritentato l'impresa più in grande con auto, gazebo e griglie. Ma la vera novità stava nel fatto che siamo riusciti a costruirci in casa le nostre prime gomme chiodate. Testeremo infatti, insieme a dei cari amici che di ghiaccio se ne intendono, con un metodo molto scientifico, le reali differenze in pista tra le nostre chiodate autocostruite e queste chiodate omologate per utilizzo stradale. Io sono Perex Io sono Rob. e ho la mascherina. Questa è la Spannoficina, benvenuti su Brico Orbai. Partiamo con gli ingredienti che ci servono. 2 gomme invernali, o 4 se volete chiodare l'intero treno, un trapano che a fine della lavorazione non potrete più riutilizzare per nient'altro, la gomma liquida della Bostik, e questo video non è sponsorizzato dalla Bostik, un set di punte per il legno di varie misure, poi vedremo su che base scegliere una punta piuttosto che l'altra. Ci serviranno dadi, bulloni e rondelle, noi abbiamo usato le M6, e poi chiavi di vario tipo sulla base di che bulloni state utilizzando per andare a serrarli sulla carcassa della gomma. Ma come? Qui abbiamo delle invernali da 4 soldi reduci da un recente cambio gomme. Quindi qui andremo a farvi vedere in breve come procedere alla chiodatura. Questo è il nostro strumento principale. Si parte forando dall'esterno sul tassello con un pattern definito. Insomma, dovete già sapere dove andare a forare e fare una previsione di quanti chiodi volete mettere per ogni copertura. Ricordatevi di ripassare dall'interno tutti i buchi, altrimenti non riuscirete a filettare col bullone, sarà davvero troppo difficile. Ora entriamo nel vivo dell'operazione. Prepariamo il bullone con la rondella e lo intingiamo nel mastice, pronto per essere inserito nel copertone. Arrivati a questo punto serve dare una passata di mastice anche dall'esterno per aiutare a sigillare il filetto una volta che andremo ad avvitarci sopra il dado. In questa fase c'è da stare attenti a quanto molare i chiodi. La lunghezza consigliata in genere è sui 4 mm. Oltre rischiamo che i chiodi abbiano troppa leva e vengano strappati durante le fasi di accelerazione e frenata. Sotto i 4 mm invece rischiamo che affondino troppo poco nel ghiaccio. Come ultima operazione per terminare la chiodatura, una volta che avete terminato l'inserimento dei bulloni lungo tutta la superficie, andremo a distribuire la gomma liquida all'interno per coprire interamente tutti i chiodi. Lo scopo è creare uno strato spesso almeno 2 mm che copra tutta la superficie interna della carcassa, in modo da garantire una migliore tenuta nel corso del tempo. Cercate di mettervi comodi, essere in due potrebbe aiutare nell'operazione. Col pennello intingete, passate in maniera da non avere alcun buco, alcuna zona scoperta e non abbiate appunto paura di abbondare. Nel nostro caso viene indicato di attendere 48 ore per la completa polimerizzazione. In queste 48 ore lasciate le gomme magari non a 20 gradi sotto zero, dopodiché potrete portarle dal gommista per il montaggio sui cerchi. Bene, questo molto in breve è il procedimento da seguire per la chiodatura delle vostre gomme artigianali. Qua il risultato finale. Qui abbiamo una Goodyear Grand Prix S di cui non sappiamo molto. Questo treno l'abbiamo comprato insieme alla macchina.
È una gomma dell'86 e si vede. Alcuni chiodi sono arrugginiti, qualcuno è saltato via, però in generale sono in buono stato e c'è ancora molto tassello. Qui invece abbiamo le nostre Span of Ice 1.0. Sono delle Michelin Alpine che abbiamo chiodato l'anno scorso. Anche loro con un buon tassello, sono del 2011. La differenza più grande, come potete vedere, qui abbiamo dei bulloni che sono stati fresati paralleli alla copertura, quindi chiamiamoli testa piatta. Mentre qui i chiodi sono di un diametro molto più piccolo e dovrebbero essere in grado, se non saltano via, di penetrare il ghiaccio con maggiore efficacia. È vero che questi qua sono parecchio affilati al primo utilizzo, ma sembrerà strano da dire, il ghiaccio li consuma abbastanza, nel senso che già dopo qualche giro di pista sentirete che non sono più così affilati. Ecco, a questo proposito bisogna dire, esistono degli attrezzi, delle frese diamantate che permettono, attraverso l'utilizzo di un trapano, di andare a creare una punta a questi bulloni. Ottima cosa, e sicuramente il grip ne guadagna. Purtroppo si perde una buona caratteristica della testa piatta. Infatti, qualora doveste individuare una perdita da uno specifico bullone, potete andare poi a intervenire in questa maniera con una chiave e un cacciavite. Dopo aver creato una tacca con la molla a disco, è consigliabile fare questo movimento con la chiave invece che col cacciavite, in maniera da tenere fermo il bullone e la rondella all'interno della gomma, senza andare a strappare il mastice e la gomma liquida allo strato che avevamo creato in precedenza. L'auto che andremo a utilizzare non ha nessuna di queste due misure a libretto. Queste sono delle 135 e le Alpine, le Span of Ice, sono delle 155. Non è di grande importanza, ma sicuramente qualche differenza ci sarà. Che cosa ci aspettiamo? La cavalleria, come avrete immaginato, non è molta, ma ai fini del test questo va bene, sicuramente non faremo il record della pista. Da questa parte abbiamo chiodi con 34 anni sulle spalle, arrugginiti, qualcuno è saltato via, ma se la mescola non è troppo secca ci aspettiamo che facciano comunque un buon lavoro. Qui abbiamo invece le nostre Span of Ice, gomme del 2011, la chiodatura molto più aggressiva, forse fin troppo per i 900 kg della vettura. Che cosa ci aspettiamo? Sicuramente che queste riescano a fare un tempo migliore, tifiamo per loro. Tuttavia queste sono gomme pensate, studiate da chi ne sapeva sicuramente più di noi, quindi non è detto che non ci riservino qualche bella sorpresa. Diamo il bentornato al circuito La Rosier. Ci troviamo in Val d'Aosta, qualche chilometro sotto al traforo del Gran San Bernardo. Gran San Bernardo? Sì, e siccome nevica e non si vede una mazza, adesso vi mandiamo qualche immagine dell'anno scorso. Il circuito La Rosier di Crevacolla è gestito dai fratelli André e Didier Bosonetto, che oltre ad offrire la possibilità di entrare a girare con la propria auto o moto, tra un turno e l'altro entrano spesso anche loro a dare un po' di gas sul ghiaccio. Sono quindi le persone ideali per darci qualche consiglio per il nostro test. Allora Andrea, Ciao caro. queste sono le due gomme che andremo a testare oggi. Così, a prima occhiata, cosa ne pensi? Secondo me terrà di più questa qua, autocostruita. Ok. Ma voi di solito, quando girate con i vostri mezzi, tendete a costruirvi le gomme o a comprarle? Allora, per le macchine tendiamo a comprarle già fatte, che sono come queste, da competizione, che usano nel trofeo italiano anche queste, le Black Rocket. E hanno i chiodi messi dentro a pressione nella gomma e incollati. Invece per le moto li dobbiamo fare. Prendiamo la gomma fatta apposta e li avvitiamo da fuori con questi chiodi qua. Ok, sul tassello. Sul tassello, sulla gomma dura. Queste gomme qua le abbiamo fatte l'anno scorso. Voi ci avete detto che non dovevamo superare i 10 chiodi ogni 10x10. Innanzitutto perché? Quello è una questione per la pista, per non rovinarla troppo. Per non rovinare troppo la pista. Ma anche per una questione che se te metti troppi chiodi uno vicino all'altro, li scaricano tutto il peso su troppi chiodi e il chiodo non entra dentro il ghiaccio e non aggrappa abbastanza. Quindi E addirittura alla fine è un lato negativo. troppi chiodi Troppi chiodi è potrebbero negativo, esatto. addirittura ridurre il grip Però con del questi ghiaccio. chiodi qua già la vedo bene la gomma. L'anno scorso avevano funzionato. Quindi. L'anno scorso hanno funzionato. Ma non è finita qui, perché a sorpresa Andrea aveva ancora qualcosa da farci vedere. Cos'è che ci hai portato, Andrea? Una variante di chiodi misti, dal più
blando al più cazzuto. Neanche uno di questi assomiglia ai bulloni del 6 che abbiamo usato per fare questo. Quelli ci mancano ancora. Quindi non sono ancora Non li ho previsti. trovati quelli. Dici, partendo dal più Sì, scrauso. questo qua è il chiodato stradale classico delle macchine, che è piantato dentro la gomma come questi, con la pistola. La pistola che apre la gomma, lo mette dentro e chiude e rimane la testa dentro. Però lavorando lo si toglie. Quindi questi sono i primi che se Esatto, ne vanno. che si spaccano. Questi sono chiodati stradali incollati, che hanno la gomma qua quando si staccano, che hanno la doppia testa. Questi qua che sono un po' più grandi, però hanno la doppia tazza qui. Ok. Poi abbiamo questi che sono quella gomma lì da competizione, i Black Rocket, che sono fusi dentro la gomma, incollati. Però comunque anche questi dopo un po'. Questi dopo un vengono- po' partono, ma tengono di più. Li usano per il campionato italiano. Quelli. Ok. Poi abbiamo questi che sono da avvitare nel tassello, sono elicoidali, sono i best grip e hanno un inserto fatto apposta, però alla lunga partono e costano cari. Poi abbiamo la variante delle gomme e delle moto, che sono questi sono quelli corti e hanno l'inserto a croce. Quindi anche questi quattro da qui in teste. poi li avviti. Esatto. Questi hanno 4 teste che mordono. Quindi, Il problema della gomma e delle moto è che si staccano anche i tasselli. per il freddo. Per il freddo e anche la gomma se è Dopo troppo un po', dura o ok. troppo morbida. Poi abbiamo questi qua che sono canadesi, tutti e tre questi. Ok. E questo Questi si praticamente- avvitano nelle gomme fatte apposta che si chiamano Ice King e sono belle larghe Però belle servono, spesse. servono delle gomme, Delle gomme specifiche. sì. Ok. Hanno inventato dei tire liner che si mettono dentro la gomma, li infili dentro la gomma, sono spessi così e con una gomma normale da moto puoi mettere anche questi lunghi. Questi qua tengono di più perché spingono da dentro, ti deve proprio squarciare la gomma per perdere. Sì, diciamo che poi con Sì. Il motore che Con la che cavalleria abbiamo- dovrebbero non- bastare. L'auto selezionata per effettuare il test è la leggendaria Panda 4x4, il mezzo perfetto per farsi una giornata sulla neve. Più leggera di una Lotus, costi di gestione ridicoli, trazione integrale alla vecchia maniera e se rompi qualcosa i ricambi te li tirano dietro. E poi è l'unica 4x4 che abbiamo nella flotta. Il test consiste in 10 lanci controllati su un rettilineo di ghiaccio, 5 lanci per le gomme autocostruite e 5 lanci per le gomme omologate. Per cercare di avere le stesse condizioni su tutti i lanci partiremo sempre con circa gli stessi giri motore e con la stessa modalità di ingaggio della frizione. Questo ci permetterà di avere solo le gomme come fattore determinante alla variazione del tempo di percorrenza e una volta ottenuti i nostri dati potremo tirare le somme, ovviamente in modo spannometrico. Testeremo per prime le Goodyear. Schiacciate tasti stani, sono pronta. 3, 2, 1, via! 11 e 27 secondi. I lanci successivi hanno totalizzato rispettivamente 11,79 secondi per il terzo, 11,02 per il quarto, 10,97 per il quinto, per un tempo medio di 11,37 secondi. È arrivato il momento di testare le nostre gomme autocostruite, ma non prima di esserci assicurati che siano ben gonfie. Ma bellino. Ti hanno detto quanto hai fatto? Quanto abbiamo fatto, Lene? 10,83. Minchia, già dal primo! Buono, cazzo!
Va bene, siamo pronti quando vuoi. 3, 2, 1, via! I lanci successivi hanno realizzato rispettivamente un tempo di 10,99 per il terzo, 10,58 per il quarto, 10,85 per il quinto, per un tempo medio di 10,82 secondi. Rieccoci al quartier generale. Che cosa ci aspettavamo? Allora, potremmo dire ci aspettavamo un risultato migliore da parte delle nostre gomme, le Spannoff Ice. Potremmo dire ci aspettavamo un risultato peggiore da parte delle Goodyear, che sono andate sorprendentemente bene. Chiodi non ne sono saltati, 34 anni e non sentirli. Diciamo che saresti riuscito a farti la stessa giornata in pista con queste? Sì, senza provare queste direi che sarebbe stata una giornata più che accettabile. Partiamo con le Goodyear. Chiodi vecchi ben saldi nella mescola, nessun problema anche se la gomma è vecchia. Grip dei chiodi sorprendentemente buono e ottima direzionalità anche con questi piccoli chiodini, sterzo reattivo e insomma preciso per quanto possibile sul ghiaccio. Tassello profondo sulla neve, il ghiaccio fresato che si trova in interno esterno curva, cavano bene e il comportamento generale è buono. Perfetto. Invece riguardo alle Spannoff Ice noi ci siamo segnati chiodi in sovrannumero rispetto ai 900 kg della vettura. Esattamente, almeno questa è la nostra impressione. Tanti chiodi grossi, battistrada largo, 155 che è una misura che monta solo sulla versione a 2 ruote motrici. Potrebbe essere questo il motivo per cui sui 100 metri hanno arrancato un pochino, forse semplicemente ci aspettavamo un comportamento più aggressivo. Poi abbiamo segnato handling top di gamma. Di gamma magari no, però un buon comportamento sul giro. La macchina si è comportata bene e soprattutto ecco, le carenze che abbiamo riscontrato sui 100 metri non ci sono state sul giro, perché per esempio in uscita di curva con i trasferimenti di carico anche col differenziale aperto al posteriore il grip non era niente male e si riprendeva più in fretta rispetto che con le Goodyear. Si esce di curva ad un'altra velocità. Passiamo al confronto diretto. Partiamo da Prestazione nel test 100 metri. medie alla mano, 10,82, 11,37 per le Goodyear, ci balla un mezzo secondo, non è tanto, non è poco, ci aspettavamo forse un distacco maggiore, in ogni caso ci sembra un buon tempo. Sicuramente con delle gomme termiche saremo ancora lì. La differenza tra le due mi dicevi nella partenza. Sì, forse quello è il momento più critico perché l'impressione che ho avuto è che con le Goodyear bisogna stare più attenti a pelare il gas. Una volta che affondi tutto e iniziano a scavare, forse i chiodini più piccoli fai più fatica a ripartire, non riprende bene, mentre questa chiodatura qua, anche esagerando un po' troppo col gas in partenza, va via. Direi che questo punto se lo portano a casa le nostre Spannoff Ice. Secondo punto, prestazioni complessive nei giri di pista. Abbiamo fatto circa 30 km. 30 km. Anche qua le Spannoff Ice sono sopra, il grip effettivo è maggiore con questa chiudatura più aggressiva, le Goodyear stanno dietro, seguono a ruota. E il secondo punto se lo porta a casa ancora le Spannoff Ice. Punto 3, robustezza. Anche qua non c'è storia. Cosa ci aspettavamo dalla robustezza? Pensavamo che le Goodyear finissero in 1000 pezzi con 1000 chiodi da tutte le parti, invece entrambe le gomme hanno resistito, non hanno fatto una piega. Diciamo che le Spannoff Ice, essendo al loro secondo utilizzo intensivo, sono come nuove. Esatto. Quindi Ci aspettiamo che lo restino ancora per parecchi anni, certo, cosa che forse non possiamo dire delle Goodyear, magari sì. testeremo al prossimo giro.
Vogliamo dare un punto a entrambe perché entrambi si sono comportate bene? Diamoglielo. Quarto punto, quello a cui io tengo di più, il prezzo. Eccolo. Ecco. Il confronto andrebbe fatto tra una gomma che puoi comprare già pronta, recente, e le nostre auto costruite. Prendiamo come fascia di prezzo dai 90 fino ai 150 euro a gomma chiodata senza montaggio sul cerchio. Mentre noi possiamo affermare tranquillamente che tra i 20 e i 30 euro bastano per costruirsi una di queste a casa. Quindi anche questo confronto lo vincono le Span Ice. Quinto e penultimo punto abbiamo il rovescio della medaglia, ovvero Il tempo e l'energia da dedicarci. detto comunemente sbattometro. Siamo completamente all'opposto perché queste hanno richiesto tanto tempo, tante energie e il sacrificio di numerosi attrezzi che non possiamo più utilizzare perché sono pieni di gomma liquida. Quindi se il punto se lo porta a casa alla grande le Goodyear come rappresentante di gomme fatte e finite. Ultimo fattore, il fattore ignoranza. Ah, il mio preferito. Che soddisfazione c'è a girare con la tua macchina, con le tue gomme che ti sei costruito tu? È il motivo principale perché ci siamo cimentati, ci siamo fissati di portare a casa questa esperienza. Quindi il punto per fattore ignoranza se lo portano a casa le Span Ice, Decisamente. anche se 34 anni di gomme chiodate hanno il loro fascino. La domanda che si staranno facendo tutti è: ne vale veramente la pena? Assolutamente sì. Perché? Ci siamo divertiti a costruirle, ci siamo divertiti a portare la nostra macchina in pista con le nostre gomme ed è una grande soddisfazione portare l'auto che usi tutti i giorni, 50 cavalli, a fare cose che non ti aspetteresti. E davvero i chiodi cambiano il comportamento dell'auto da così a così sul ghiaccio. Detto questo, speriamo che qualcuno di voi guardando questo video voglia provare a cimentarsi nell'esperienza. Vi auguriamo buon divertimento nel caso e ci vediamo in pista. Perché a noi ci piace fare queste cose, ma magari qualcuno non gliene frega un cazzo.